Ragazzi, la Cina sta ripartendo. Negli ultimi mesi si vede di nuovo una certa vitalità. È il momento di investire. Cosa dobbiamo fare noi piccoli investitori in quest'anno e negli anni prossimi con la Cina? Ecco, questo è lo scopo del nostro video. Io vorrò analizzare, dividere in tre parti questo video molto light, molto leggero. Da una parte vedere quali sono le ragioni probabilmente di questa ripartenza, quali sono i rischi insiti negli investimenti in Cina, nel mercato cinese, e anche quali possono essere delle prospettive, no, delle strategie che l'investitore piccolino deve tenere in considerazione all'interno del suo portafoglio per investire o no all'interno di questo mercato. Partiamo prima di tutto da quali sono le ragioni di questa ripartenza. Secondo me sono numerose. Uno, sono gli stimoli fiscali e monetari che si hanno, no? Lo scopo del governo cinese è quello di stimolare i consumi. Sappiamo che a differenza dell'America, che è un grosso importatore, questa è una delle ragioni per la quale Trump sta cercando di costruire un equilibrio nella bilancia commerciale attraverso i dazi. La Cina invece è dalla parte opposta, è un grosso esportatore, ma all'interno del proprio mercato ha un mercato molto debole e questo non è sicuramente un aspetto positivo, cioè quello che vuole fare la Cina, soprattutto perché ha come dire, una popolazione molto ampia, no? Sappiamo che ben supera il miliardo. Avere dei consumi interni vuol dire creare una economia del paese molto molto forte, non più dipendente dalle necessità di paesi esteri, perché i paesi esteri sempre di più si muoveranno verso una propria indipendenza, cioè la guerra geopolitica attuale sta cercando di ridisegnare gli equilibri mondiali di bilancio commerciale, quindi secondo me l'Europa, l'America cercheranno di essere sempre più indipendenti dalla Cina nell'approvvigionamento di materiale. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Cina deve cercare di stimolare le spese interne, quindi la domanda interna, ed è quello che sta facendo, infatti sta emettendo, abbiamo visto, ha degli stimoli fiscali interni, cercando di aumentare i consumi e gli investimenti all'interno di settori strategici all'interno della Cina. Questo è il primo punto. Il secondo, e di questo io sapete come la penso, ci sono delle previsioni positive da parte degli analisti. Io a questo punto non lo tengo in considerazione perché non credo alle analisi degli analisti, molto spesso, come dico, sono fatte a posteriori e basate sui dati quantitativi. Se le cose vanno male ci spiegano perché le cose vanno male, se vanno bene ci spiegano perché vanno bene, ma sempre a posteriori. Non dicono mai, non hanno mai la lungimiranza di dire questo sarà quello che succederà. Io dopo Donald Trump ho sentito persone che dicevano arriveremo a 6.500 verso marzo-aprile, e siamo ben dal punto di vista della borsa, dico sull'S&P 500, e siamo ben distanti, anzi abbiamo avuto una correzione. Perché? Perché la borsa è imprevedibile, soprattutto in momenti come questi dove si sta ridisegnando il mondo. Quello che invece credo che sia un punto fondamentale ed interessante per il mercato cinese è che le valutazioni sono interessanti, cioè il mercato americano ha avuto delle correzioni in negativo negli ultimi anni e quindi le azioni in teoria sono sottovalutate rispetto a quelle americane, cioè la borsa americana è cresciuta in maniera importante negli ultimi anni, ci sono delle ragioni per le quali è cresciuta, perché evidentemente porta profitto, perché portano profitto quelle aziende, creano utili, c'è una crescita continua, ma nello stesso tempo si pensa che ci possa essere una sopravvalutazione. Io penso che ci possa essere una sopravvalutazione. Dal punto di vista cinese, invece, queste discese in qualche modo hanno lasciato il palloncino sgonfio, cioè questo palloncino può essere gonfiato in maniera importante, e quindi ci può essere una crescita dei prezzi interessante per quanto riguarda le azioni cinesi. E poi io credo che i numeri non mentano, cioè
la Cina evidentemente sta sorpassando tutti gli altri paesi, ha sorpassato probabilmente con il suo PIL, prodotto interno lordo, quello europeo, se mettiamo i paesi europei insieme, quindi è diventata la seconda potenza mondiale in termini economici, è ancora un po' distante da quella americana, ma il tasso di crescita cinese, seppur diminuito rispetto agli ultimi periodi, rispetto al pre-Covid, sicuramente continua ad essere molto molto importante, molto più alto rispetto a quello americano o europeo, e comunque le prospettive parlano nel giro di qualche anno di, come dire, un pareggio del PIL di quello cinese con quello americano. Quindi le prospettive sono di crescita assoluta del territorio cinese, soprattutto se riescono a sviluppare la domanda interna, e se riescono a sviluppare quelle tecnologie sulle quali si stanno buttando, perché precedentemente erano dei produttori, no? Cioè quella era la Cina cosa faceva? Produceva delle piccole cose per i mercati europei, per i mercati sviluppati o per il mercato americano. Adesso invece si sta buttando in business veramente strutturali ed importanti, che in qualche modo strutturano il successo di un paese nel lungo periodo. Sentivo ieri a Radio 24, ad esempio, che l'industria europea dell'automobile è un elemento fondante dell'Europa, cioè se viene a mancare ci troviamo sull'orlo di un baratro, perché non mi ricordo più quante migliaia di persone sono legate a questo indotto e a questo settore, e quindi l'Europa non può fare a meno di questo settore, ok? E la Cina sta diventando padrona in termini di vendite di questo settore, anche con la svolta elettrica, anche con l'aumento incredibile di vendite anche in Europa di macchine cinesi. Quindi sta diventando un punto di riferimento non solamente nella produzione, ma anche nello sviluppo di settori fondamentali come le automobili, come la tecnologia. Quindi veramente, ragazzi, non può più essere considerato il paese produttivo per noi o per l'America. Sta giocando un ruolo sempre più fondamentale con l'America, cioè un duopolio dal punto di vista economico e produttivo e futuribile del mondo, cioè noi come Europa siamo nettamente dietro rispetto a loro due. Però ci sono dei rischi, no? Quello che voglio dire è che non è tutta rose e fiori in Cina, sicuramente le tensioni geopolitiche che si creano tra Russia, America e quindi indirettamente anche tra Cina e America creano dei problemi di relazioni internazionali che in qualche modo possono rivedere a ribasso le performance dei paesi, ma non solamente quelli paesi super sviluppati come l'America o l'Europa, ma anche di quelli cosiddetti emergenti, anche se sono delle realtà ormai assodate come quelle della Cina. Quindi l'imposizione di dazi, di restrizioni può creare delle problematiche a rispettare determinati parametri di crescita come erano preventivati precedentemente. Quindi quello che voglio dire è che sicuramente queste tensioni non inficiano solamente i risultati nei paesi sviluppati, ma anche in quelli come quelli della Cina. Poi c'è l'incertezza politica, sapete bene che le politiche interne cinesi sono particolari, non sono come quelle europee o come quelle americane. Lo sviluppo inizialmente negli ultimi anni, la decrescita della borsa era dovuta sicuramente a una crisi del settore immobiliare, ricordate il caso Evergrande, che è un caso eclatante, ma anche dovuta a un po' a una politica restrittiva del governo cinese, che non ha mai visto di buon occhio uno sviluppo potentissimo del capitalismo, no? Ricordate come ha tenuto un po' sotto scacco Jack Ma, il CEO di Alibaba. Secondo me Alibaba è una delle realtà 10 anni fa, 5 anni fa, più importanti in assoluto del panorama mondiale. Io ci avevo anche investito sopra. Secondo me lo è ancora, ma era stata un po' in qualche modo castrata dalle politiche restrittive governative, che non hanno mai visto di buon occhio questo liberismo del capitalismo, no? È una cultura diversa rispetto a quella americana, probabilmente un pochettino contrapposta, ma tutte e due poi alla fine guardano il suono di quel metallo, cioè l'importante oramai è fare soldi. Anche la Cina sta virando verso quella direzione. Quindi sicuramente c'è un'incertezza politica, ci sono delle tensioni
geopolitiche. C'è un altro aspetto che a me non piace particolarmente, è il fatto che il mercato cinese è ancora relativamente volatile, cioè un po' rispetto a quello americano, che sicuramente ha una grande volatilità magari sulle azioni nei quali giochi, ma come dire, negli ultimi anni ha visto una crescita continua. Il mercato cinese è un pochettino differente, quindi non è per tutte le tipologie di investitori. E poi c'è un aspetto che non è da non tenere in considerazione, che è quello dell'invecchiamento della popolazione. Considerate che la Cina è un paese che ha tantissimi abitanti, se molti di essi cominciano a invecchiare come sta accadendo dovuto anche al fatto della restrizione delle nascite e via discorrendo, la produttività di quel paese nel tempo cresce. Questo è uno dei punti principali sul quale il governo cinese dovrà dare delle risposte. Ragazzi, su questo non si scherza sull'invecchiamento, cioè l'Europa, una delle ragioni per le quali l'Europa è poco produttiva, l'Europa ha dei problemi economici e anche di forte debito pubblico, è dovuta appunto al fatto che la popolazione invecchia in maniera preponderante. Immaginatevi se c'è solo un lavoratore o 3 lavoratori per un pensionato rispetto a 10 persone che lavorano per un pensionato. Questo cambia radicalmente il debito pubblico, cambia radicalmente la crescita di una nazione, e noi ormai siamo un paese che è stravecchio, e così anche la Cina lo sta diventando in maniera più forte rispetto ad altri paesi emergenti. Questo è un punto da non dimenticare, quindi la crescita non è detto che si riesca a tenere nel lungo periodo così in maniera fondamentale, in maniera così importante, e ricordatelo, questo è un parametro da tenere sempre in considerazione. Se la popolazione invecchia, la produttività non può salire. Perché? Perché ci sono meno persone che lavorano e più persone che devono essere mantenute. Quindi cosa voglio dire io? Voglio dire che nella parte terza di questo video cosa deve fare l'investitore? Sicuramente secondo me la Cina deve avere una visibilità all'interno di un portafoglio di un piccolo investitore per mantenere un equilibrio, per mantenere una diversificazione. Io credo sempre di più che il mercato cinese abbia futuro da qui in avanti. Chiaramente non credo che sia la panacea a tutti i mali, perché non vedo in qualche modo vedo ancora dei rischi come ve ne ho parlato, ma sicuramente deve essere presente all'interno di un portafoglio. Molto spesso io ho sentito degli investitori anche professionali dire di alleggerire o di eliminare totalmente la parte degli investimenti in Cina perché non creano reddito, non creano profitto. Se da un lato ha senso andare dove c'è il profitto, noi ci dobbiamo ricordare sempre che siamo dei piccoli investitori e non possiamo stare ogni giorno a guardare cosa succede nel mercato, non possiamo ogni giorno cambiare gli investimenti. Questo accresce nettamente il rischio, cioè se noi cambiamo sempre i nostri investimenti possiamo rischiare. Prima di tutto ci sono degli sborsi economici per vendere e comprare, ma poi non è detto che compriamo nel momento giusto. Insomma, le ragioni sono tante. Quello che voglio dire è che eh, ehm, in un'ottica di lungo periodo, come deve essere quella di un piccolo investitore, essere investiti anche nel mercato cinese, secondo me, ha senso, e lo avrà sempre di più considerando che è diventata la seconda potenza mondiale e probabilmente diventerà la prima potenza mondiale nel giro di qualche anno magari possa essere anche 10-15 anni, non lo sappiamo, le prospettive possono cambiare molto celermente in base anche alle tensioni geopolitiche. Chiaramente all'interno di questo mercato bisogna fare delle selezioni attente, non è che si può comprare in maniera così scriteriata, ci sono delle realtà molto, molto importanti. Però se la Cina riesce a stimolare la crescita interna, come dire, la Cina può veramente dire la propria. Un altro aspetto che io mi consiglio di dare è quello di dare un monitoraggio costante, no? Perché? Perché questo vuol dire che noi possiamo accrescere la nostra presenza all'interno del mercato cinese se vediamo che certi parametri vengono rispettati, no? Se in qualche modo si vede che la produttività, la crescita del PIL continua ad esserci negli anni a venire, questo può incentivarci negli investimenti, ok? Chiaramente ci sono tanti aspetti da valutare, ma secondo me questo è un mercato veramente importante.
Ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate, ditemi se siete presenti all'interno del mercato cinese e come siete investiti, perché probabilmente alcuni hanno comprato alcune azioni, mentre altri hanno, come dire, degli ETF. Io prediligo in maniera importante per quanto riguarda il mercato cinese avere degli ETF o settoriali o comunque ben definiti su alcuni indici. Sì, ho comprato e compro qualche azione, ma non è come il mercato americano dove ho una conoscenza molto più sviluppata e quindi acquisto magari delle azioni e conosco molte più azioni rispetto a quelle cinesi. Questo non vuol dire, questo appunto chiedo a voi per cercare di capire lato vostro come invece vi state comportando e come vedete il mondo cinese da qui in avanti.